Buongiorno a tutti e ben ritrovati su questo canale. Oggi vediamo le basi fondamentali per disegnare i capelli. Allora, esistono diversi tipi di capelli: mossi, lisci, lunghi, corti e ricci. Per chi disegna da poco, tutto questo chiaramente può sembrare caotico e far entrare in confusione. Ma seguendo delle regole base possiamo comunque iniziare a disegnare tutte le chiome che vogliamo. Una prima regola per disegnare bene i capelli è stabilire una forma dell'intera capigliatura. Come faccio io, si andrà praticamente a definire l'ingombro della chioma dei capelli, e questo vale sia per quelli lunghi che per quelli corti. Bisogna chiaramente tenere presente anche che più cresce la lunghezza dei capelli e più abbiamo a che fare con la gravità, che tenderà a farli scendere verso il basso. Comunque bastano poche linee per definire l'andamento di tutta la chioma, linee che devono essere sinuose per un taglio lungo e che devono comunque creare profondità. Con queste linee diagonali non solo creo una pettinatura, ma creo del volume. Per farvi capire, se disegniamo i capelli usando la matita come fosse un pennarello, cioè coprendo tutto con un'unica massa nera, il risultato sarà piatto. Ma se invece seguiamo il verso della testa, con poche linee riusciremo a dare subito il senso di profondità. Mentre disegnate dovete anche tenere sempre presente che la testa non è piatta e la dovete immaginare bensì come un uovo o un melone, e quindi i capelli devono seguire questo andamento curvo. Importantissimo è anche stabilire una fonte luminosa, così che possiamo ispessire le linee dei capelli nelle zone di ombra. Importante per creare capelli sinuosi è anche sciogliere la mano, disegnando tante e tante linee, che così da apprendere, avere un tratto sicuro. E non solo, queste linee dovranno avere un tratto, partire con un tratto scuro e dovranno andare via via schiarendosi. Per facilitare questa operazione è consigliabile usare diversi tipi di matita, più dure e più morbide, così potrete ovviare, almeno nei primi disegni che farete, al problema del non saper gestire la pressione della matita. Adesso passiamo al dettaglio e andiamo a vedere come eseguire una ciocca di capelli. Creiamo il disegno della ciocca. Per dare volume a questi capelli bisogna applicare le regole generali del chiaroscuro, e cioè mezzi toni, luci e ombra. Quindi stabiliamo innanzitutto da dove arriva la luce. Una volta posizionata la luce, con una matita morbida possiamo suddividere la ciocca con i primi capelli. Questi ci permetteranno di definire la forma interna del disegno. Con una matita un po' più morbida vado poi a marcare le linee opposte alla luce, e qui è sempre interessante vedere come semplicemente scurendo delle linee nel posto giusto, in questo caso nella parte opposta alla luce, subito si riesce a staccare il disegno dal foglio. Ritornando con la 5H, disegno tra le linee più scure i capelli sottili. Praticamente sto creando i mezzi toni e sono concentrato sul creare il volume. Uso proprio la densità delle linee per creare zone più chiare e zone più scure. Infatti in questo caso alterno anche le matite dure a quelle morbide, a seconda poi della necessità. Nelle zone più in luce andrò con delle matite più dure, mentre nelle zone più in ombra andrò con delle matite morbide. Continuo in questo modo fin quando non ritengo che il disegno abbia il volume che desidero, e faccio poi infine un ripasso più consistente nelle zone opposte alla luce, così da creare un distacco definitivo del disegno dal foglio. Quindi, ricapitolando, le regole base per disegnare i capelli, oltre ad avere delle matite sempre affilate, sono: 1. Strutturare una chioma nella sua interezza. 2. Stabilire un punto di luce.
3. Disegnare delle linee che seguono le forme che abbiamo costruito, prestando chiaramente attenzione al volume della testa. 4. Studiare il chiaroscuro con varie matite, iniziando sempre da matite più dure, per poi ripassare nei punti più scuri con delle matite morbide. In conclusione, non dico che riuscirete ad ottenere subito dei risultati ottimi, ma se riuscirete a servirvi delle linee e ad usarle come chiaroscuro, quindi andando oltre la visione del singolo capello, del disegnare il singolo capello, vedrete che i miglioramenti non tarderanno ad arrivare e piano piano, acquisendo scioltezza, riuscirete a fare schizzi dove vi serviranno veramente pochissimi tratti per dare subito l'impressione di una chioma fluente. Vi ricordo comunque che per qualsiasi cosa sono a vostra disposizione e potete anche contattarmi ai link che lascio sotto in descrizione in ogni video. Se vi è piaciuto e vi è stato utile questo video potete anche condividerlo e io comunque vi do appuntamento a sabato prossimo e vi auguro un buon fine settimana. Ciao a tutti!